Dopo aver rimesso a posto Arkham seconda edizione, abbiamo qui sul tavolo Arkham terza edizione, che già, come potete vedere, non ha più il tabellone, ma ha tutta una serie di tasselloni, ok, di mappa, che vengono utilizzati per creare il tabellone di gioco di partita in partita. Perché la differenza principale con Arkham Horror seconda edizione è che qui non scegliete un grande antico da combattere e quindi comunque poi il tabellone di gioco resta il medesimo, ci si muove per Arkham fino alla risoluzione della situazione, ma dovrete andare proprio a scegliere attraverso una serie di storie, chiamiamole così, quello che voi andrete a combattere, ok? Diciamo a giocare, così, non è che combatti, sì, si potrebbe anche arrivare a non risvegliare nessuno. E dietro ognuna di queste schede c'è una struttura che dubito che si veda, è piccolina, che ti spiega appunto come andare a montare la mappa che servirà per l'avventura che hai scelto. Esatto, quindi ogni avventura ha un suo setup. Esatto, e questa è già una differenza molto grande rispetto alla seconda edizione. Certo è che rispetto appunto all'edizione precedente, una volta che avete giocato gli scenari di questo, secondo me difficilmente avrai voglia di rifarli, mentre l'altra succedono cose. Sì. Però posso dire che sono tanti e sì. Giocarli tutti vincendoli è molto difficile tendenzialmente. Questo è assolutamente vero. Questo mazzo di carte che vedete qui davanti a me è quello che il gioco chiama il Codex, ovvero sono carte numerate dalla 1 alla 165 in questo caso, perché ne abbiamo tutte, noi abbiamo anche tutte le espansioni, che vengono utilizzate proprio per far progredire la storia in base a quello che accade durante la partita, perché i giocatori si muoveranno per la mappa, raccoglieranno gli indizi, cercheranno di evitare le catastrofi e la storia avanzerà in alcuni modi. Per alcuni scenari la storia è quella, per altri scenari invece in base alle scelte dei giocatori si potrà andare a scovare bivi differenti e quindi ad arrivare a magari anche ad epiloghi differenti, e questa cosa è interessante secondo me. Il turno di questo gioco poi è simile a quello della seconda edizione ma diverso, perché differenza sostanziale: non esiste più un vero e proprio primo giocatore, ma esiste l'investigatore capo, che è colui dal quale partiranno, a cui si riferiscono molti degli effetti del gioco. Sì, anche scelte importanti. Tendenzialmente ha la parola, anche all'ultima parola sulle decisioni del gruppo. Esatto, magari non c'è una maggioranza su una votazione, lui ha l'ultima parola in queste situazioni. Come funziona il turno in questa terza edizione? Non c'è un vero e proprio ordine di turno e i giocatori di comune accordo possono decidere chi agisce prima di chi. È importante anche la scelta proprio per poter incastrare anche eventuali poteri di ogni personaggio. O anche liberare la via, perché sono alcuni personaggi che sono più bravi a massacrare i mostri, altri un po' meno, e quelli che sono un po' meno bravi a picchiare hanno altre peculiarità, e quindi forse hanno bisogno della strada libera, quindi è importante che parti prima uno rispetto all'altro. Certo, e questo è importante e determinante anche per vittoria o sconfitta. Nella nostra esperienza di gioco di questa terza edizione, la sconfitta è più presente rispetto alla vittoria. Credo che questa terza edizione cerca di insegnarti le storie, nel senso che giocando la prima volta una partita è molto difficile vincerla perché non sai minimamente che cosa aspettarti. Giocando la seconda volta sai che ok, se riesco a vincere questa prima parte della missione, allora il gioco mi proporrà questa sfida. Mi posso leggermente preparare o scegliere un personaggio che può avere quel micro vantaggio rispetto agli altri. Forse questa però sai che io ti direi essere, almeno per quanto mi riguarda, un punto a favore di questo gioco, ovvero la sorpresa, perché quando tu vai a scegliere appunto la storia, le carte che il gioco ti fa mettere davanti a te, che sono quelle che ti introducono appunto alla narrazione, non ti dicono dove stai andando, non ti danno l'obiettivo di vittoria, tu non sai come arrivi a vincere, ma il gioco ti dice fai queste cose, quando le hai fatte andiamo avanti e scopriamo via via come dovete muovere. Un'altra differenza sostanziale secondo me è che hanno ridotto il numero di giocatori da 8 a un massimo di 6, però vi assicuriamo che giocare in 6 è mortale. Come nell'altro ci sono le carte che noi non abbiamo tirato fuori, che raccontano delle storielle in base alle caselle in cui vi andrete a fermare, che vi danno dei premi o dei malus.
e come nell'altro anche qui abbiamo i dadi. La meccanica è la stessa identica della seconda edizione, con il famoso 5-6 successo, 1, 2, 3, 4 fallimento. Forse una cosa che ci sentiamo di recriminare: quando vai dalla parte buona il gioco tende a premiarti, ma quando vai dalla parte negativa il gioco non riesce a portarti su la possibilità di recuperare, ma anzi stai andando verso la parte negativa. Bene, allora sprofonderai ancora di più. Seconda edizione aveva le carte, alla fine di un turno si gira una carta, succedono cose. Terza edizione ha dei gettoni, un terribile e mostruoso sacchettino dentro, appunto, che non è compreso nella versione base, questo l'abbiamo comprato a parte. Il gioco vi dà solo i gettoni, vi dice metteteli in una ciotola e pescate a caso. E questa meccanica, per essere sicuri che accadano tutte le cose del sacchettino, si pesca il token, si sviluppa l'azione del token e si mette fuori. Una volta che il sacchettino è vuoto, si riprende tutto, si mette dentro, si mescola e si ricomincia. L'unica grande differenza è che vi ritroverete ogni tanto un po' storditi dal fatto che il vostro turno possa durare effettivamente una manciata di secondi, e tra il turno vostro e di nuovo l'iterazione dello stesso vostro turno passa un po' di tempo, perché accadono un po' di cose nel mezzo. Devo dire che, a differenza dell'altro, apprezzo tantissimo la narrazione, mischia molto bene secondo me i due mondi, mentre l'altro di narrazione non c'è praticamente nulla. È per i grandi fan, ecco. Non c'è una storia dietro, ci sono reference, citazioni. Ecco, anche questo gioco presenta alcune espansioni, sono 3, media, grande, piccola, sono Abissi Oscuri, I Segreti dell'Ordine e Nel Cuore della Notte. Queste due introducono anche nuovi scenari, nuovi pezzi di mappa, personaggi. Nel Cuore della Notte invece è la prima che è uscita, più piccolina, perché rimpolpava i mazzi di carte contenuti nella scatola base. Queste sono le 3 espansioni uscite finora e credo che non ne usciranno altre. E siamo arrivati appunto alle conclusioni di questo video speciale, in una sorta di sfida tra Arkham Horror seconda edizione e Arkham Horror terza edizione. Esatto. Chi vince? Arkham Horror seconda edizione è un po' un gioco che fa parte anche del mio cuore. È stato uno dei primi giochi importanti che ho giocato nella mia vita. Però devo dire che non disegno per niente le partite alla terza, e anzi, ultimamente, ormai negli ultimi anni, questo non lo sto più intavolando. Devo dire che questo l'ho apprezzato molto di più, perché comunque, tolta la parte narrativa di questo che è scritta molto bene, mi divertivo di più a giocare questa versione qua. Mi sentivo molto più all'interno di quello che stava succedendo nel gioco, e mi sentivo meno in balia delle onde, delle varie componenti del turno che ti lasciano un po' ogni tanto lì a girarti i pollici un attimino, dover aspettare un pochettino a tutto quello che accade prima di finalmente di poter toccare quel tuo miniaturina per spostarla di una casella e di nuovo aspettare gli altri che facciano cose. Quindi è solo quello che un pochettino mi ha lasciato l'amaro in bocca, però devo dire che è molto bello. Quindi invece io sai che apprezzo molto di più la terza edizione, ma forse perché essendo più nuova, non lo so, è molto più snella anche a livello di regolamento rispetto alla seconda edizione. È vero anche, come hai detto tu, che facendo meno cosine può risultare più noiosa sotto quel punto di vista, diciamo, da giocatore, perché devi aspettare gli altri, però secondo me la componente narrativa gli dà un valore aggiunto che a questa edizione manca. Io non posso però non dire questa cosa, che non avrei mai comprato la terza edizione se non avessi giocato alla seconda edizione, perché non conoscevo il mondo di Arkham Horror, mi ci ha introdotto Dodi. E quindi grazie, ti devo ringraziare. Ti ringrazio per avermi invitato in questo spazio. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, dico l'ultima cosa: non sono riuscito a trovare online una cosina extra di questo Arkham Horror. Esiste una versione, diciamo, legacy per i più esperti, diciamo, in cui si possono giocare una decina di partite sotto una narrazione unica scritta dai creatori del gioco, credo, o dai fan. Non ricordo molto bene, non le ho ritrovate. A suo tempo noi la giocammo, fu molto molto bello, che diciamo va a mettere quella cosa che mancava, la narrazione. Però si nota che è un extra che va trovato su internet, vi dovete stampare le cose, non è un'uscita ufficiale, è una via di mezzo tra una cosa creata a casa e una cosa creata dai creatori del gioco. Si può definire una mod. Bene, fine. Abbiamo terminato. Grazie ancora Dodi per aver partecipato a questo speciale di Setup. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, commentate, fateci sapere se preferite la seconda edizione o la terza edizione, ovviamente. Quali sono i pro e i contro secondo voi di entrambe le versioni? Se avete giocato, esatto. Cosa pensate anche voi? Secondo voi abbiamo
qualcosa da integrare, qualcosa da Certo, aggiungere. vabbè, Decidete chiaramente. tutto quello che volete. Iscrivetevi al canale di Wikos, ovviamente, perché ci sono tanti contenuti, si parla di tantissime cose, non solo di giochi da tavolo. E con questo abbiamo concluso, vi diamo appuntamento al prossimo video, chissà, magari a un altro speciale. Ciao ciao!